Ciao a tutti! Oggi voglio farvi vedere come realizzare questi fiorellini. Non sono proprio adatti ai principianti, però se vi mettete a farli, secondo me può riuscirci anche un principiante. Io li utilizzerò come fermagli per capelli, quindi ci attaccherò o una mollettina o un elastichetto, però possono essere messi anche su una maglietta, su una borsa, possono essere utilizzati per quello che volete. Andiamo subito al tutorial. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo in cotone e un uncinetto da 2 mm. Inizio facendo un anello magico, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, lo faccio passare, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Da qui vado ad avviare 6 maglie basse, quindi entro, prendo il filo e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, stringo l'anello magico, nel giro 2 vado a fare un giro di aumenti, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, entro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa, quindi faccio 2 maglie basse in ogni punto, 2 maglie basse nel secondo punto, 1, entro nello stesso punto, 2, 2 maglie basse nel terzo punto, proseguo così facendo tutto il giro, dovrò avere in totale 12 maglie basse lavorate. Terminato anche questo giro, entro nel primo punto e faccio una maglia bassissima. In questo caso vado a cambiare colore, quindi faccio una catenella di sicurezza. Ora vado a cambiare colore, vado a prendere il rosa, inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Vado a entrare in un punto qualunque, prendo il cappietto, lo faccio passare e vado ad avviare 4 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia altissima. 1, 2, 3, 4. Ora getto 2 volte perché vado a fare una maglia altissima, quindi 1, 2, entro nello stesso punto e faccio una maglia altissima. Chiudo 2 e chiudo 2. Proseguo con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Ora salto un punto, entro nel successivo, getto 2 volte, quindi salto un punto, entro nel successivo e vado a fare 2 maglie altissime chiuse insieme. Vi faccio vedere come fare. Chiudo a 2, 1, 2 e mi fermo. Getto 2 volte, 1, 2, entro nello stesso punto, prendo il filo, chiudo a 2, 1, 2, mi restano 3 asole insieme, le vado a chiudere tutte e tre insieme.
Queste sono 2 maglie altissime chiuse insieme. Proseguo di nuovo con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, getto 2 volte, salto un punto, entro nel successivo, in questo caso c'è la chiusura, quindi avrete qualche difficoltà nel vederlo, comunque salto questo punto e devo entrare in questo e faccio 2 maglie altissime chiuse insieme, quindi chiudo 2 e mi fermo, getto 2 volte, entro nello stesso punto, chiudo 2 e chiudo tutte e 3 le asole insieme. Ve lo faccio vedere per l'ultima volta: 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, getto 2 volte, salto un punto, entro nel successivo, prendo il filo, chiudo 2, mi fermo, getto 2 volte, entro, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo tutte e 3 le asole insieme. Proseguo così fino a completare tutto il giro. Concludo anche questo giro con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e vado a fare una maglia bassissima qui nella quarta catenella. Ora nel prossimo giro inizio facendo 3 catenelle, 1, 2, 3. Seguitemi bene perché da qui iniziamo a fare il petalo, quindi getto, vado a passare qui sotto la prima maglia altissima, quindi vado a chiudere così, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo 2 asole insieme e conto 1, getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 asole insieme, 2, getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 asole insieme, 3, getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 asole insieme, 4, getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 asole insieme e siamo a 5, getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 asole insieme e siamo a 6. Ora prendo il filo, chiudo 1 e ora vado a chiudere a 2 e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora vado ad aprire il petalo, quindi così lo metto bene in posizione e faccio 3 catenelle. 1, 2, 3. Vado a passare qui dove ho fatto la prima catenella, nel primo punto lavorato, e faccio una maglia bassissima. Ora getto, vado a passare sotto la seconda maglia altissima, prendo il filo, chiudo 2 e conto 1, chiudo 2 e siamo a 2, 3, 4, 5, 6. Ora
prendo il filo, chiudo solo un'asola e poi a 2 le vado a chiudere tutte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così ho terminato il primo petalo. Adesso vado nella parte posteriore dove trovo tutte queste catenelle, vado nella prima catenella fatta, parto dalla prima catenella fatta e faccio 5 maglie bassissime. Quindi 1 e proseguo, 2, 3, 4, qui dove trovo le maglie alte, 5. Ora faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo vado a fare il petalo, quindi getto, passo sotto la maglia altissima, la prima, io lo piego per una mia comodità, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 e inizio a contare. 1, getto, prendo il filo, chiudo 2 e siamo a 2, getto, prendo il filo, chiudo 2, siamo a 3, getto, prendo il filo, chiudo 2, siamo a 4, getto, chiudo 2, siamo a 5, getto, chiudo 2 e siamo a 6. Ora chiudo una sola e poi le vado a chiudere a 2, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giro il petalo mettendolo a posto, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, entro qui nel primo punto lavorato e faccio una maglia bassissima, getto, vado a passare sotto la seconda maglia altissima e conto, chiudo 2, 1, getto, chiudo 2, 2, getto, chiudo 2, 3, getto, 4, 5, 6. Ora chiudo una sola e poi a 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e il secondo petalo è fatto. Ora vado a lavorare nelle catenelle posteriori e vado a fare 5 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4 e 5 e da qui vado a lavorare tutti i petali come vi ho appena fatto vedere, quindi fino alla fine del giro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!